Abbiamo passato una splendida giornata al Bagno 91 dove abbiamo fatto rivivere una foto degli inizi della nostra serie delle spiagge. Allora, era un'estate in cui ci eravamo dedicati alle discoteche e Riccione era il regno delle discoteche, per cui penso che avessimo passato la notte al Peter Pan e dopo essere andati a letto circa verso le 7:30, 8 di mattina, quelli dell'albergo ci hanno mandato fuori a mezzogiorno. Esco e vado lungo il canale e dico: Giovanni, via, si fa una foto. Abbiamo preso la macchina, abbiamo messo il cavalletto, ci siamo appoggiati a un muretto di cemento che c'era lungo il canale e abbiamo fatto 4 foto, 2 singole e un dittico. E quello è stato il lavoro. 4 foto che hanno un loro perché, c'è tutta la Riccione di quegli anni. Allora erano gli anni in cui Riccione era un luogo di villeggiatura caratteristico del nord Italia, era un posto notevole e anche i colori, la disposizione delle sdraio, era una foto simbolo. Ho la foto qui, sì, storica. Io sono ancora sdraiato sul lettino, di fianco c'è mia moglie, e di fianco a mia moglie c'è il passeggino dove mio figlio aveva meno di 1 anno, che ha 30 anni. 28. Io lavoravo come marinaio di salvataggio. Qui avevo giorno libero, io venivo giù con mia moglie e mio figlio in carrozzina, stavamo un po' qui al mare e poi andavamo su. La mia postazione di salvataggio era qui, era molto bella anche quella volta. Adesso poi pensiamo che qua era giugno, se tu guardi la foto di agosto, qua è tutta piena di lettini che per farli girare a luna toccava girare tutti insieme perché qui era piena, questa qui era una zona piena. Io sono una riccionese doc, quindi nata a Riccione, cresciuta a Riccione e proprio questo tratto di spiaggia che è stato raffigurato da Massimo Vitali è davvero uno dei tratti di spiaggia che più amo e che frequento davvero sin da quando ero bambina e quindi ho potuto vedere nel corso del tempo anche tutti i cambiamenti che ci sono stati. Ricordo una spiaggia sicuramente più semplice, con meno attrezzature, ma sempre, e questo davvero è una caratteristica di Riccione, una spiaggia sempre popolatissima, è davvero un pezzo del mio cuore. L'anno scorso una coppia di collezionisti che hanno casa a Riccione, su consiglio del loro architetto Massimiliano Locatelli, hanno deciso non solo di comprare l'ultima foto di quelle famose 4 fatte in quel famoso giorno, ma anche di commissionare una nuova foto fatta nello stesso posto dove loro apparivano in un angolo della foto, un po' come i committenti dei dipinti del Rinascimento che venivano sempre messi in basso a destra. Ora, io non li ho voluti mettere esattamente in basso a destra, ma sono un po' in basso, un po' in centro, un po' a destra. Tutte e due, via. Una foto di Massimo Vitali diventa architettura. Questo è stato il primo punto del progetto che ha dato vita a un grande appartamento a Riccione. È stato bello perché abbiamo cercato di riportare la spiaggia all'interno della casa e quindi tutto l'intonaco è stato fatto con la sabbia impastata col cemento, il pavimento è una pietra di sabbia compattata, quindi proprio la spiaggia che entra in casa. E poi il sogno era quello di avere la vecchia foto paragonata con la nuova foto con i proprietari di casa all'interno della foto.
Per gran fortuna Massimo ci ha seguito, i proprietari della casa ci hanno seguito e finalmente abbiamo fatto la foto. E la foto è riuscita bene, era una bella giornata di sole e di vacanza in una regione ovviamente totalmente diversa da quella che noi avevamo fotografato nel 97, ma d'altra parte le mie foto sono state fatte e saranno fatte per sottolineare queste differenze.